Ciao a tutti amici di Gelato Zafferano, sono Davide Civitiello, un pizzaiolo napoletano ed oggi faremo insieme la pizza napoletana, ovviamente nel forno di casa. Iniziamo proprio dall'impasto. Io per impastare uso una madia, perché è il metodo più tradizionale che amo. È chiaro che la prima volta che usiamo dobbiamo sigillare tutte le giunture, in modo che l'acqua non fuoriesce. Creiamo una pastella di acqua e farina. Chiaro che non deve essere molto liquida, deve essere una pastella, quindi non troppo dura, non troppo liquida, in modo che la possiamo spalmare su tutte le giunture, una sorta di colla naturale. Una volta sigillate tutte le nostre giunture, aspettiamo almeno 20 minuti che si asciuga il tutto e siamo pronti per impastare. Come da pizzaioli napoletani, iniziamo dall'acqua. Andiamo a mettere il sale e lo zucchero. Iniziamo a sciogliere, mettiamo la prima parte di farina, prima parte perché ne inseriamo oltre il 50% e sulla farina in questo caso andrò a sciogliere il mio lievito. Con una mano il lievito, con l'altra la farina e andiamo a sciogliere. Iniziamo a lavorare con una sola mano, facendo assorbire alla farina gradualmente tutta l'acqua. Perché andiamo ad aggiungere passo passo tutta la farina e non l'abbiamo messa tutta insieme? Perché l'acqua è sempre uguale, mentre la farina potrebbe cambiare in base all'assorbimento, se è più asciutta, se è più umida. Quindi versandola passo passo possiamo arrivare gradualmente al punto di pasta. Che cos'è il punto di pasta? Non è altro che il momento che noi, pizzaioli o da casa, decidiamo l'elasticità, la morbidezza e l'idratazione del nostro impasto. Per gli impasti di pizza napoletana usiamo farina 0 e 00 proprio perché queste farine hanno la possibilità di trattenere e assorbire tanta acqua e soprattutto mantenere la lievitazione. Le farine meno macinate non riuscirebbero. A questo punto entriamo con l'olio e continuiamo a impastare fino a quando tutto l'olio non si assorbe. Usiamo anche zucchero e olio all'interno di un impasto di pizza napoletana fatta in casa proprio perché la prima differenza è il forno. La pizza napoletana classica va cotta in un forno a legna dai 380 ai 450 gradi. A casa useremo in forno alla massima temperatura. Quindi, proprio perché i tempi si allungano, abbiamo bisogno dello zucchero che ci aiuta a colorare il nostro impasto e dell'olio che ce lo rende morbide e non disidratato. In questo caso continuiamo la nostra lavorazione del nostro impasto sul banco da lavoro. A due mani, stile gnocchi, quindi proprio olio di gomito. Non abbiamo bisogno di aggiungere altra farina, nel caso ne avessimo bisogno, con un velo pian piano sul banco da lavoro e lo facciamo assorbire. Come vedete, anche se il mio impasto è bello morbido, non è appiccicoso e non rimane al tavolo, quindi stiamo lavorando bene. Il nostro impasto lavorerà a mano dai 20 ai 25 minuti. È chiaro che con una planetaria possiamo lavorare anche meno, non lo decido io il tempo, ma la maglia glutinica. Quando vediamo che la nostra maglia glutinica è bella tenace, il nostro impasto è pronto. Un consiglio in più: copriamo il nostro impasto con la nostra madia, aspettiamo 15 minuti ed impastiamolo leggermente, in modo che questo impasto prende più elasticità, quindi più corda. Una volta fatto questo passaggio, andiamo in riposo in madia per 40 minuti. Siamo pronti per stagliare il nostro impasto. Non spaventatevi, è semplicemente il termine che si usa quando si staglia un impasto di pizza filante. Andiamo a raccogliere il nostro impasto dalla madia e andiamo sul tavolo da lavoro. Prendiamo la nostra cassetta di lievitazione e ce la prepariamo già vicino. Vediamo i vari metodi di staglio per un impasto di pizza. Vi faccio vedere prima quello professionale. Andiamo a tagliare un filone di impasto, arrotondiamo già il nostro impasto con la mano sinistra, non so se si percepisce ma già ce l'abbiamo. A questo punto con una mano stringo, un'altra mano arrotolo sul banco da lavoro. Seconda tecnica di staglio: mettiamo il filone di impasto in avanti e lavoriamo con due mani, sempre arrotondando. Andiamo sotto. A questo punto iniziamo a caricare, quindi facciamo un 3, 2, 1. Una volta fuoriuscito, mozziamo. Andiamo ad arrotondare sempre e abbiamo il secondo panetto. Voi mi dite: ma non faccio il pizzaiolo, come posso fare a casa? Ecco come potete fare. Tagliamo pezzi di impasto dello stesso peso, vi consiglio di usare una bilancia in modo da fare panetti uguali per ottenere pizze uguali. E nello stesso momento andiamo ad arrotondare e anche in questo caso abbiamo il panetto. Potete arrotolare sul tavolo da lavoro o anche sulla mano se preferite. Continuiamo a stagliare il nostro impasto e pensate che ogni panetto deve essere da 250 a 260 grammi per ottenere un diametro da 28 ai 32 cm. Un consiglio a casa: potete farle anche leggermente più piccole in modo che cuociono meglio. Quando io ho iniziato a Porta Capuana, dato che ne facevamo tantissimi, a un certo punto il peso era proprio all'interno della nostra mano e ascoltavamo il ritmo, quindi facevamo proprio questo: 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, fino a riempire la cassetta di lievitazione. Copriamo e siamo pronti per andare in lievitazione per 8-12 ore ad una temperatura di 18-24 gradi. Se vogliamo raddoppiare i nostri tempi di lievitazione, basta anche farla lievitare in frigo per il doppio del tempo. Proprio come i pizzaioli napoletani, anche a casa potete fare l'impasto la sera per la mattina o la mattina per la sera, sempre un giro di 8-12 ore di lievitazione. Prepariamo gli ingredienti che ci occorrono per farcire la nostra pizza napoletana. Inizierei proprio dal pomodoro pelato. Ecco come lo preparo nel modo più antico possibile, schiacciandolo a mano. È chiaro che voi a casa potete utilizzare anche un passaverdure a maglia larga, non a maglia piccola, perché altrimenti è come se lo andassimo a frullare. Perché lo schiacciamo a mano e non lo frulliamo? Normalmente a casa si è più veloci quando frulliamo un pomodoro ed è più pratico molte volte, però tecnicamente poi diventa un'acqua sporca di pomodoro. Questo praticamente non ci fa avere una pizza buona, perché tutta l'acqua evapora e ci rimane una pizza sporca di pomodoro. Invece così facendo tutta l'acqua evapora e abbiamo il frutto sulla pizza. Una volta schiacciato il nostro pomodoro siamo pronti per condirlo. 1 grammo di sale ogni 100 grammi, immaginate che il pomodoro nasce da terreni ricchi di sali minerali, quindi non esageriamo. Un filo d'olio e basilico spezzettato che scarica tutti gli oli essenziali. Spesso sento dire: che formaggio metto sulla pizza? Mi viene realmente il freddo addosso. Per la pizza vanno usati i latticini. I latticini sono tutte mozzarelle in acqua e fresche, fatte tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no. Per la nostra pizza margherita utilizzeremo una mozzarella fior di latte. Fior di latte è una mozzarella di latte vaccino, dove già abbiamo il sale in pasta, quindi tutto il suo sapore sarà uniforme. Come vedete, il fior di latte non è una mozzarella molto lattiginosa, si dice proprio in gergo la lacrima del fior di latte. Il primo taglio di mozzarella è molto più adatto alla margherita, infatti è quello che utilizzeremo. Non deve essere né troppo sottile e nemmeno troppo doppio, in modo che tutta l'acqua che fuoriesce evapora e la nostra mozzarella fila. Il secondo taglio invece è molto più adatto a tutte quelle pizze dove la mozzarella va all'interno. Vi faccio un esempio: un calzone, un cornicione ripieno, una pizza fritta e il taglio a dadini. Perché lo si fa più piccolo? Lo si fa più piccolo perché in questo modo, anche stando all'interno, riesce ad evaporare. Un'altra mozzarella che si può usare nella pizza napoletana è proprio la mozzarella di bufala DOP. La prima differenza è proprio il latte. Prima abbiamo usato il latte di vaccino, in questo caso useremo il latte di bufala. Rispetto al fior di latte è una mozzarella molto lattiginosa e non ha il sale in pasta. Viene messa in salamoia dai 20 minuti alle 2 ore, quindi avremo una mozzarella che all'esterno è molto più sapida e all'interno molto più insipida. Come si mangia la mozzarella? Ora ve lo dimostro. La mangiamo a spicchi proprio perché così facendo mangiamo sia la parte più sapida che quella più insipida. Ad una temperatura di 18-24 gradi sarà uno spettacolo. Ecco invece come si taglia per la pizza. Dividiamo la nostra bufala per metà e poi tagliamola di lungo in 7-8 fette. Immaginate che questa bufala è 250 grammi, quindi sapete perfettamente che su ogni pizza ci va mezza mozzarella di bufala. Così facendo anche sulla pizza abbiamo sia la parte sapida che quella insipida. È preferibile tagliarlo il giorno prima, in modo che si asciuga tutto il latte in eccesso e sulla pizza scaricherà meno liquido. Come altra variante nelle pizzerie napoletane usiamo la provola, è sempre fatta da latte vaccino, ma la sua lavorazione è proprio come la bufala. Non ha sale in pasta e viene lasciata in salamoia. Infatti ha questo strato di pelle sopra. Una volta tolta dalla salamoia viene affumicata con trucioli di faggio e paglia umida a fumo freddo, un fumo che arriva a 50-60 gradi massimo. Il taglio è uguale a quello del fior di latte. Ed è arrivato il momento di stendere la nostra pizza napoletana. Vediamo come. Prendiamo il nostro panetto di pizza napoletana lievitato precedentemente. Andiamo a bagnarlo nella farina. In gergo si dice così, normalmente è un passaggio veloce nella farina. Teniamo sempre una forma tonda, mettiamo le mani in questo modo, incrociamo le prime 2 dita e le altre in questo modo. Andando dal centro verso l'esterno, con movimenti dall'alto verso il basso, spingiamo l'aria verso il bordo. Capovolgiamo, il punto che vogliamo stendere è sempre a nord, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è il primo movimento. Come ben vedete già abbiamo formato una sorta di cornicione. Un altro movimento che dobbiamo memorizzare sono le forbici. E questo è un movimento che ci permette di spostare la nostra pizza sul banco. Vedete? Le cose che non faccio sono queste. Non tiro l'impasto in questo modo. Non vado a camminare sul glutine in modo che la nervosisco e si stringe. Il trucco è toccarla poco. Terzo movimento, che sia lo schiaffo alla napoletana, che ve lo faccio vedere prima lentamente
E poi come lo facciamo noi? Quindi mano al centro, forbice dall'altro lato, facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. In questo caso allarghiamo pian piano. Possiamo sempre continuare così, non c'è bisogno di correre. Mentre come lo facciamo in pizzeria è questo qui. La nostra pizza la andiamo a stendere a mezzo busto, si dice, quindi per metà. È importante perché se la stendiamo troppo, poi col condimento si attacca sul banco e rischiamo che non scende dalla pala o sporchiamo il forno. Quindi, facendola già a metà, come in questo caso, riusciamo a mantenere tutti gli ingredienti. Primo ingrediente, il pomodoro. Lo inseriamo sulla pizza al centro e col movimento a spirale lo passiamo su tutta la pizza. Un consiglio, non lasciate mai la striscia bianca, perché in cottura potrebbe bruciare ed è brutto. Copriamo sempre tutta la pizza col pomodoro, proprio come se fosse un quadro. Se abbiamo bisogno di ulteriore pomodoro, possiamo metterlo. Mettiamo il pecorino o il parmigiano, o tutte e due cose insieme. C'è una diatriba a Napoli, da sempre praticamente la pizza margherita c'era una piccola quantità di pecorino perché era il formaggio che si trovava all'epoca. In questo caso prendete il formaggio che più vi piace, inseriamo la nostra mozzarella fior di latte, ricordatevi che è molto importante fare la pizza con la mozzarella e non la mozzarella con la pizza, quindi mettiamone la giusta quantità. Il basilico in pizzeria napoletana con la cottura a forno a legna lo mettiamo subito, anche perché la cottura è velocissima, dura 90 secondi. A casa che siamo sui 5-7 minuti, possiamo anche metterlo dopo. In questo caso lo metto subito e lo spezzetto, in modo che il basilico mi scarichi di tutti gli oli essenziali. Ed ora facciamo il numero 6 con l'olio extravergine d'oliva. Trasferisco la mia pizza in modo napoletano dal banco verso la pala. A casa potete praticamente stenderla direttamente sulla pala e condirla, ma mi raccomando di essere veloci. E la cuocio in forno di casa alla massima temperatura per 5-7 minuti su pietra refrattaria riscaldata precedentemente. La mia pizza napoletana è finalmente pronta ed ora è il momento di assaggiarla. Spettacolare!